Buongiorno a tutti e bentornati sul nuovo video di Max Skater. Oggi parleremo di Langefeit L8S, monopattino elettrico che troviamo su vari store cinesi. Questo monopattino monta due motori da 800 watt, una batteria da 20 amperi, ha la funzione che si può richiudere e trasportare. Questa non sarà una semplice recensione, in realtà il mio obiettivo è di dirvi cose che nessuno ancora vi ha detto, ce ne sono stati tanti di video. Il monopattino riesce a fare delle belle salite, riesce a raggiungere più di 40 km/h, ha un'autonomia abbastanza buona perché comunque abbiamo una batteria di 20 ampere, quindi una batteria abbastanza grande. Prima di parlare in dettaglio del monopattino, soffermiamoci subito sul motore. Il monopattino viene presentato come un dual motor, due motori da 800 watt. C'è da dire subito che Micromobility Life, il centro assistenza, solo nel 2019 ha ricevuto 35 Langefeit L8S in riparazione. Riparazioni di ogni genere legati al motore, alla centralina, alla dashboard, ai freni, agli ammortizzatori. Tutti i tipi di riparazioni sono stati fatti su questo monopattino. E quello che mi ha colpito dei motori è che li dichiarano per 800 watt, ma una volta preso il motore e messo a banco, il motore non mi ha sviluppato più di 490 watt. La vera pecca di questi motori è che sono motori brushless ma senza sensore. Il sensore è un chip che sta sul motore. Nel caso dei motori brushless dei monopattini hanno due obiettivi: il primo è di comunicare la temperatura alla centralina e il secondo di comunicare la posizione del motore. Adesso vi mostro la differenza di un motore brushless privo di sensore e di un motore brushless con sensore. In questo caso abbiamo due motori brushless, un motore di Langefeit L8S, un motore di Kingsong N1B brushless con sensore. Per capire se un motore è con sensore o senza sensore basta controllare i cavi. Vediamo che Langefeit L8 ha i normali tre cavi giallo, blu e verde che vanno collegati alla centralina, mentre Kingsong N1B non solo ha i cavi giallo, blu e verde, ma anche il cavo del sensore. Un altro esempio ve lo faccio con un motore di uno skateboard. Come vedete abbiamo i cavi e il cavo del sensore. Un altro esempio ancora ve lo faccio con Xiaomi 365, abbiamo i tre cavi e il sensore. Andate sempre in dual motor. Per quanto riguarda la velocità massima c'è un po' di confusione sui siti, chi dichiara 45, chi 50 e chi 60. La velocità massima è 45 km/h. Bene, ora iniziamo a parlare di tutto il monopattino. Parte superiore, lato destro abbiamo la dashboard, il pulsante single e dual motor, leva freno anteriore. Sulla parte sinistra abbiamo il pulsante per l'illuminazione sia anteriore che posteriore, il clacson e i manubri sono richiudibili. Il sistema d'asta non è tra i miei preferiti, è uguale identico a Kingsong N1B. Abbiamo sia la leva che blocca la parte superiore dell'asta e i tre fori che non solo ci vanno a regolare l'asta in altezza, ma il piolino, andando a conficcarsi nel foro, blocca l'asta. L'asta è collegata al telaio e al forcellone tramite perni e boccole. Questo è un sistema che io proprio odio, perché tutti questi perni, tutte queste boccole, questi agganci col tempo portano il monopattino ad avere forti vibrazioni. Ammortizzatore anteriore abbiamo 4 molle, fanno il loro lavoro, funzionano molto bene. Come disco abbiamo un 140 mm. La pinza è troppo piccola, è un consiglio che posso darvi: cambiatela subito. Il sistema di chiusura dell'asta è molto semplice, questo sarebbe un fermo, basta tirarlo indietro e poi abbiamo la leva di sgancio per chiudere l'asta. La pedana è molto grande e spaziosa, possiamo mettere i piedi come vogliamo sia su entrambi i lati che avanti e indietro, però io per un corretto uso vi consiglio sempre di metterne una avanti e uno indietro. Il parafango è abbastanza resistente, potete poggiare il piede per assumere una posizione più aerodinamica, però non mettete tutto il peso sul parafango perché queste astine di alluminio potrebbero cedere. L'ammortizzatore posteriore funziona molto bene, la molla è molto grande e anche il forcellone oscilla molto bene. Questo devo dire che è uno degli aspetti che mi piace molto, l'ammortizzatore posteriore. C'è un altro aspetto molto importante di cui voglio parlarvi e darvi un consiglio, è l'ammortizzazione. Abbiamo visto che in
questo caso abbiamo un forcellone posteriore che lavora bene e un ammortizzatore anteriore che lavora bene. Il mio consiglio è di non fare salti, non stressate questo telaio, perché esistono i ricambi, possiamo ordinare i ricambi su Banggood, su AliExpress, però c'è un tempo, un costo. Se vogliamo, io ho ordinato la dashboard con spedizione veloce DHL, è arrivata in 15 giorni e ho pagato 40 euro di spedizione più 45 euro la dashboard. Parlando di peso e carico massimo, il monopattino può sopportare fino a 150 kg di peso e lui pesa circa 28 kg. Sembra piccolo ma è pesantissimo, credetemi, 28 kg sono davvero tanti. Ho provato a fare una rampa di scale mantenendo il monopattino per l'asta, mi stavo quasi per spezzare la schiena, quindi se vi serve un mezzo da poter trasportare in autobus, in metro o in treno, questo no, questo tipo di gomme a me non piacciono. Se avete la possibilità cambiatele, mettete quelle tipo Mantis con larghezza di 3 pollici, vi avviso già che per cambiare la gomma su questo monopattino non è uno scherzo. Resistenza all'acqua dichiarano IP54, ma lasciate perdere, non prendete questo monopattino né quando piove, neanche quando la strada è bagnata. Solo nel 2019 Langefeit L8S rotti per colpa dell'acqua ce ne sono stati una decina. Un'altra cosa che secondo me avrebbero dovuto fare è la doppia presa di ricarica, perché per caricare questa batteria addirittura ho impiegato 11 ore, quindi una doppia carica con 2 caricatori sarebbe stata una grande cosa. Se vi state chiedendo se è legale il mezzo, purtroppo non ha nulla di legale se non il clacson. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Se vi consiglio il monopattino, io dico un po' sì, un po' no. Dico sì perché comunque lo si può trovare a prezzi molto bassi, da come ho capito ci sono un sacco di persone che danno codici sconto, lo troviamo anche a 600 euro. Se dovete fare salti, mi raccomando, non esagerate perché si spezza il monopattino. Dico di no per più aspetti. Quello più importante è l'assistenza. Purtroppo non c'è un importatore italiano che fornisce assistenza. In caso si dovesse rompere un monopattino del genere dobbiamo comunicare questo a Banggood, dobbiamo questa AliExpress, farci mandare il ricambio, trovare qualcuno che ce lo cambia e così via. Voi mi direte: Max, ma questo monopattino costa davvero poco, 600-650 euro? Io vi rispondo: non costa poco, perché 650 euro, se vi spingete un po' oltre, vi comprate un monopattino con assistenza italiana a 360 gradi. Noi ci vediamo al prossimo video, vi ricordo cliccate in alto per iscrivervi al canale oppure in basso per andare a visitare lo store di Micromobility Life. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!